Allora, buongiorno a tutti, siamo di nuovo in fiera e oggi è una giornata particolare perché è il secondo giorno, essenzialmente il primo, come sapete, è sempre un po' vediamo come va, bla bla bla. In realtà è andato molto bene perché molti libri a Nera se ne sono già andati nelle case dei nostri lettori, quindi siamo felicissimi, però effettivamente adesso si sta ancora riempendo, è ancora molto, molto vuoto, dopo sarà la ressa. La cosa molto bella è che effettivamente dal secondo giorno parte il lavoro, insomma, quindi oggi vediamo un pochino quanta gente viene a trovarsi, quanti di voi vengono a salutarmi, quindi io vi aspetto tutti quanti. Questo video lo vedete stasera, quindi poi magari vi vedrete anche in video, insomma, vediamo cosa succede oggi. Ovviamente sarà una giornata dove c'è più gente, quindi ora vi faccio vedere che è arrivato l'Astropate, che già lo sapete, qui con noi per un po' di tempo, e poi abbiamo Bugsman Tavern. Eccolo, è il primo, capite? È il primo dei nostri che viene a trovarci di persona. Insomma, com'è? Bellissimo. E lo stand? Perfetto. Un sogno avverato? Un sogno e spoiler soprattutto. Aspetta che non ti vedevano, hai detto bellissimo. Bellissimo. No, perché sennò non vedono. Veramente bello e soprattutto con spoiler, ma loro gentilissimi ragazzi. Bene, oh, già. Gentilissimi. Dopo le arance gli ridiamo. Quindi intanto il primo lo salutiamo e fatevi vivi tutti per piacere. Ciao ragazzi. Adesso sta ancora parlando con un fan probabilmente dello stand. Loro sono all'F18, ora vi faccio vedere chi ho qui con me perché oggi è giornata reunion. Non ci siamo solo io e l'Astropate. Allora, intanto avete visto sono già persone che sono venute, no? Però qui io sono allo stand che vedete dietro di me, che lì, attenzione, si chiama Edikit. Questo stand praticamente ha dentro un libro molto particolare, un libro di una persona che se adesso vuole venire in video un attimo dietro, non so se lei ha voglia, no? Però la mascherina, magari con la maschera in alto non la riconoscete, è Villanora, siamo qui attaccati, guarda, è incredibile, guarda, ce l'ho dietro, siamo lì in fondo, guarda, sono qui, eccoli noi lì, siamo qui. Esatto, eccoli qua, vedi? E voi, cioè, c'è il tuo libro qua, no? Ci sono i miei libri, cioè, ma Suoi. cosa siamo in live? Sì, no, non è live, no, tutto registrato, puoi dire tutte le parole che vuoi, non le taglio, non taglio nulla, quindi vai tranquillo, adesso mai l'hai detta. Basta. No, Quindi- ci sono due libri. Sì. Cioè, Perché c'è una macchina che non è nostra, quindi. Allora, aspettate un attimo, qui c'è un bordello. l'età della polvere, che è post-apocalittico. Ok? Che è quello ultimo che è scritto. Questo è il penultimo. Questo è l'ultimo, Ok? che è per i giocatori di ruolo. Grandissimo, e parla di. Per introdurre le persone al gioco di ruolo. Bello! Sì. Qua non ci sono regole, c'è solamente interpretazione. È un kit che ti spiega come Piccolino. fare a interpretare. Sì. Bellissimo. Ti aiuta a interpretare. Bella anche l'idea della casa editrice di fare libri del genere, perché, cioè, potente, no? Questa cosa. È vero. Cioè, Succede non è che- raramente. Adesso sono tutti a Modena, però qualcuno qui a Torino di giocatori. Esatto, è vero, sì. Vabbè, ma il discorso di Modena è un po' particolare perché in realtà la Fiera del Libro è molto istituzionale. Quindi vero. anche per noi era È importante vero. essere qua, perché vero. Modena volevamo esserci, Sì. solo che non potevamo Doppiarci. essere ubiqui, manco l'imperatore, Manco quindi, esatto. e quindi non riuscivamo a eresia più o questa, meno, se eh. più o meno. Eresia, basta, è un po' un'eresia, però. tracciatelo. Ok, Basta. ma se ne parlerà, perché poi con Horus oggi abbiamo visto molti ragazzi nuovi, non sapevano la storia dell'eresia. Sì. E sostanzialmente stamattina mi sono svegliato, appena mi sono trovato con l'Astropate e ci siamo detti, certo che l'imperatore sapeva che alla fine gli Space Marine sarebbero dovuti morire tutti fra di loro e lui voleva spazzare gli ultimi con i Custodes. Vero? Quindi quelli che Henry Cavill adora, che dice Custodes. Quindi prima o poi lo inviteremo qua. E il problema
Quindi è da che parte mi dovrei schierare io per non essere veramente eretico? Perché se l'imperatore sostanzialmente è un traditore dell'umanità, Non puoi, non c'è non speranza. c'è speranza, è un mondo brutto, però noi viviamo di quello, quindi voi comprate i libri Esatto. e così capite che brutto che è quel mondo lì. Esatto, però... Questo è alla nera. Esatto. Ma se volete capire come giocare a un gioco di ruolo, Di qua. level up. O il post-apocalittico, prima della venuta dell'imperatore. Esatto, F18, Villanora, level up, G10, edizione, alle edizioni, siamo proprio lì, è bellissimo, siamo proprio attaccati. Siamo vicini di casa. Spettacolo. Dopo andiamo a farci un giro e chiacchieriamo. Ciao. Ciao. Ragazzi, allora salutiamo la Stroppate che è rimasta con noi un giorno e mezzo. Ora vai a Modena. Vado a Modena. Al Play? Al Play. Mi raccomando. Un po' di incrocio di eventi. Salutami i ragazzi di P-Work, Paolo e Alessandro. Vai, il Play mi saluta. sì. Vi abbraccio da lontano, vi abbraccio anche da qua, ragazzi. Divertiti, buon viaggio. Grazie. È stato un piacere. Anche per Grazie. me. È arrivato un altro dei nostri, di quelli tosti che conosciamo da tempo. Allora, il nostro Morgil, detto Giovanni Ciao a tutti. Casola, con sua moglie. Possiamo farvi vedere. Ciao, Certo, ciao. Insomma, grazie. A voi, ma stai scherzando? Com'è l'impatto con la realtà? È fantastico. Esiste la nera? Esiste e insomma, c'è anche la sostanza. È andata, è anche bella grossa. Quindi... ciao, Cioè. ciao ragazzi. Allora, ho finito di mangiare, quindi considerazioni del mattino. Allora, è venuto un sacco di gente, un sacco di voi che seguite il vlog, già. Bello, grazie, perché avete fatto veramente un bel gesto e soprattutto bellissimi i feedback che ci avete lasciato, sia per la nera sia a me per il vlog, veramente bello. Quindi bella esperienza, vedere quello che stai facendo serve a far star bene le persone, no? Quindi bellissimo. Molto bello anche aver avuto la Stroppate qui un giorno e mezzo. Ci siamo veramente rimpinzati di lore di Warhammer, ho scoperto un po' di cose veramente belle e una cosa che stavo discutendo ad Arcadia, il robottino che è dietro alla scatola di Black Fortress Warhammer Quest non è dei Voltan e non è uno squat, bensì è un uomo di ferro. Gli uomini di ferro sono sostanzialmente dei robot che si sono ribellati prima dell'anno 30.000. Questa è roba che ovviamente mi ha spiegato la Stroppate, io non ho nessun tipo di voce in capitolo a riguardo perché non me lo ricordavo e spero di ricordarmela giusta perché non vorrei traviare le parole dell'archivio vivente nella fattispecie la Stroppate. E niente, praticamente questo è quanto, quindi quel robottino che vedete lì fa parte dei vecchi uomini di ferro. Poi c'erano gli uomini d'oro, che erano uomini che erano praticamente perfetti, insomma c'è tutta una storia bellissima, quindi è bellissimo vedere quanto la lore di Warhammer negli anni è sempre più profonda, sempre più scava a fondo tantissimo, quindi profonda è il termine giusto. Detto questo, adesso vediamo il pomeriggio, so che deve arrivare Black Sheep, altra vlogger influencer, ho visto già un po' di volte Villanora, ma tra le altre adesso andrò a rompere le scatole di nuovo, oppure probabilmente a volte lei verrà qui da me, quindi sono un po' attaccate allo stand, quindi insomma avremo modo di parlare. E quindi ragazzi ci vediamo dopo. Ciao! Allora ragazzi, sono qua allo stand e niente, mi sono montato la testa, adesso vado in giro per gli altri stand e voglio andare a vedere quanti conoscono gli Space Marine. Andiamo a vedere quanti conoscono gli Space Marine. Prendo, girando così, qua abbiamo uno stand edizioni Le Lucerne. Adesso andiamo da loro, dalle ragazze. Ciao ragazze, ciao Francesco, piacere, ciao, benvenuto nel vlog, questa è il mio Custom Miniatures e noi parliamo di miniature. La domanda è, serie e tranquille, conoscete gli Space Marine? No. Ragazzi, ho trovato altre due ragazze, se chiediamo un pochino, allora, ciao ragazze, benvenute sul mio Custom Miniatures Vlog TV. Allora, la domanda è questa, pronte? È una domanda importante. Sicure? Conoscete gli Space Marine? Ne ho trovate altre tre, adesso vediamo un pochino se ragazze, ciao, benvenute, benvenute sul mio Custom Miniatures Vlog TV, dopo vi dico il vlog, stasera ci vedete. La domanda è molto importante, profonda, siete pronte? Perché un po'... Conoscete gli Space Marine? Allora ragazzi, aspetta, vi faccio vedere che sono all'info point, cioè all'info point sapranno questa cosa, quindi ciao ragazze dell'info point, aspetta che le metto perfetto. Allora, benvenuta sul mio Custom Miniatures Vlog TV. Allora, la mia domanda per una ragazza dell'info point è: conosci gli Space Marine? No.
Cerca l'InfoPoint. Ragazzi, seconda persona dell'InfoPoint, io ci riprovo. Allora. Ciao, benvenuta sul mio Custom Miniatures. Allora, la domanda importantissima è questa. Conosci gli Space Marine? Molto bene. Proviamo ancora. Ragazzi, allora, ciao, benvenute sul mio Custom Miniatures Vlog TV. Allora, la domanda importantissima è questa. Allora, ripeto a tutte. Conoscete gli Space Marine? Niente da fare. Deve venire naturale, fa fare una curva. Sentite che sta già parlando, no? Quindi è una che già sa. Però io vediamo un pochino, perché se questa dice di no, ragazzi, io ve l'ho detto, quello che imparate nel mio vlog, voi non dovete portarlo fuori dal vlog, perché sono cose che bloccano la crescita e non ve la fanno più vedere per tutta la vita. Quindi ora vediamo un pochino se Villanora. Sì, Ele, sì. è importante, cioè concentrati, perché se qui casca il no, io posso chiudere il vlog. Conosci gli Space Marine? Per sentito dire, non è che proprio. Ho sentito che sono famosi in un certo universo. Di Era Star Wars? No, non era Dungeons and Dragons. Oh, qui chiudo il vlog davvero. Conosci un pochino, quindi? Sì, un po'. vagamente, sì. Avete visto? Forse un po' di speranza è rimasta. Allora ragazzi, che bello, oggi è una giornata fuori di testa, sono pieno di gente che viene a trovarci ed è arrivata anche Black Sheep, ve l'avevo detto stamattina, forse viene, forse... Ciao ragazzi. Avevamo il dubbio che arrivasse domenica mattina. Quindi per un attimo ho detto oh, no, oggi non riesco a fare l'on plane. Invece ci siamo. Stamattina avevamo la Stropate, è venuta Villanora, cioè oggi è una reunion. Un sacco di amici. C'è un rave di blogger oggi. E niente, volevo chiederti semplicemente come va e come ti sei trovato intanto quando hai visto lo stand, se ti piace. Beh certo, con tutte queste grafiche Warhammer poi fantastiche, bellissime, con tutti gli spoiler dentro. Ecco. Direi che poi con tutti i libri davanti, tutti insieme finalmente fisici e non solo sullo concretizzati. store, sì. La Quindi carta bello. va respirata, Certo. secondo me, no? Tu cosa fai? Dopo mettiamo link e tutto, cioè io già ti seguo, però voglio capire gli altri cosa sanno di te, no? Quindi raccontaci un po' come gestisci il blog, su che canale, cioè su Twitch, su YouTube, su Instagram, come funziona? Allora, io sono principalmente su Instagram. Ok. Ho iniziato per gioco, in realtà per mostrare le mie miniature come tanti hobbisti, insomma, della mia città, no? Di Torino. Poi ultimamente sono entrata su YouTube, ma molto, insomma, Piano. sì, piano piano, proprio un di più, però in realtà sono su Instagram. E io sono più che altro un hobbista, semplice, dipingo miniature come te, come tantissimi amici, e non lo faccio né per mestiere né per altro, gioco meno, dipingo Dipingi di più, sì, Vabbè, esatto. uguale. Poi dopo appunto la situazione del Covid, diciamo che le partite sono diminuite tanto, quindi si è dipinto molto di più. Sì. E quindi diciamo mostro quello che faccio, che so fare senza alcuna pretesa, molto semplicemente così, come se fossi un amico che viene a casa e gli Certo. mostro i miei pezzi. Bellissimo. Allora, su questo approfitto già a invitarti. Io ho una casa vacanze a Venezia, lì dove ho la casa vacanze ho lo studio all'ultimo piano, che avrai visto nei blog, eccetera. E quando vuoi venire a Venezia col tuo compagno, vieni, con le tue amiche, come vuoi, insomma, tu vieni a Venezia, ti ospito io e così poi ci divertiamo in studio, magari ci facciamo una dipinta insieme, ci vediamo a dipingere insieme qualcosa, scambiamo un po' di informazioni. Alla A grande. me piace proprio fare da hub, come ti dicevo prima di iniziare la registrazione, per raccogliere la community e anche chi guida la community, perché in fondo il blogger è un po' come una luce che porta avanti un pezzo, no? C'è chi dipinge, c'è chi gioca, c'è chi come la Stropate ti racconta la lore, senza di lui saremmo senza archivio, e quindi in questo senso insomma ognuno ha un po' il suo ruolo, no? Bello anche metterli insieme perché crei un po' gli Avengers, no? Certo. Dei blogger italiani, e secondo me è molto interessante per la community perché ha la possibilità Di avere delle vederli piccole tutti. guide. Sì, tanto non penso che ci sia una rivalità, poi non lo so, perché in realtà io sono uno molto aperto, molto entusiasta, penso che tu l'abbia capito, quindi io nemici zero, perché io non voglio nemici, perché a me piacciono tutti, e di solito funziona che quando a te piacciono tutti gli altri di rimando si trovano abbastanza bene, no? Qualcuno magari stai sulle balle, finisce lì,
però è raro, no? Invece a volte nel mondo del lobby c'è un po' di rivalità. Tu per esempio hai qualcuno che non ti sopporta, oppure senti che la community c'è? Allora, devo Cioè dire... gli haters Ci esistono nel Allora, mondo del lobby? no, allora sul mio canale no. È figo, cioè quanti follower hai adesso su Instagram? Adesso siamo arrivati a 3500. E non hai hater, è bello, No, no, Cioè qualcuno non mi che hanno ti ancora scrive più trovato. schifo, dai. No, non più mi hanno schifo. ancora trovato gli haters, per Fantastico. fortuna non venite. Fantastico. Anche perché non sono così tranquilla come sembro. Ok, c'è occhio a dire. Occhio alla pecora nera. Perché insomma è pecora nera, cioè ribelle. No, devo dire però, devo fare un complimento alla community di Instagram, soprattutto quella estera, perché a me seguono tante persone estere. Sì, anche a me. C'è un amore nel lobby e un coinvolgimento reciproco che mi piace tantissimo. Sì, Sono è vero. veramente bravissimi, ti invogliano sempre a fare di più, a fare meglio, a darti consigli, perché tutti hanno bisogno di consigli sempre. Vabbè, certo. Anche solo di condivisione, scambio per Esatto. tecniche che mai non hai provato, che sai fare, perché ormai la manualità ce l'hai, ma non l'hai mai provata. Io le sto scoprendo solo facendo il vlogger a bizzeffe. Cioè ho fatto un tutorial sul shipping che mentre lo facevo ero stupito io. Cioè ho detto che figata. Cioè questa veramente meno male che l'ho imparata per farla vedere ai ragazzi perché è una bomba. E fai delle cose bellissime la condivisione. Per quello dico, mettere insieme moltiplica la capacità, no? Forse è più facile anche tramite social, perché tante Sì. volte di persona, forse la darsi, timidezza, un può sacco darsi. di cose, si fatica un po' di più, però io vi spingo anche comunque a frequentare i posti di aggregazione, soprattutto sì. che adesso il Covid si è un po' calmato. Un po' di partite no? in più in negozio. Un po' di partite in più in negozio, Sì. nelle associazioni, qua a Torino ne abbiamo due molto importanti, quindi cerchiamo di stare un po' più uniti. Sì, sì, no, sicuramente quello è vero, perché a noi, parlo per me, poi in questo caso a me, è mancato davvero tanto, anche in studio, cioè io ho fatto uno studio con un tavolo regolare per potersi far giocare la gente dentro, già avevo voglia di fare le finali dei tornei di Arcadia che è il negozio nostro, però non, cioè, di colpo siamo bloccati, per 2 anni sono solo, e quindi quando fai vlog sempre solo è tosta, perché gli altri ti vedono sempre in compagnia. Tu sei lì da solo, Certo. e quindi ti devi automotivare. E la community ha aiutato anche Cioè, questo. la motivazione, cioè quando uno arriva e fa non sai che ho scoperto sto colore tech che è una bomba e tu diventi pazzo solo per quello e ti ritorna la scimmia, no? Certo. La solita scimmia milanese che ormai noi in tutta Italia diciamo sempre così quando eravamo in TV, la scimmia era ormai diventato italiano Anche come qua, termine, anche sì. Quando prendi la scimmia e quella te la devi dare da solo, no? Supponi che tu abbia avuto questo tipo di sensazione per 2 anni di vuoto, mamma no? mia, poi Cioè, durante proprio periodi il di casino in Covid, negozio, la musica metal, tutte quelle cose che mancano, sì, no? sì, sì. Cioè, La no? convivialità appunto anche nel passare e chiedere ma è uscito questo, mi spieghi 2 o 3 cosine, insomma è mancato tanto, Certo. quindi i social ci hanno aiutato, devo dire Certo. che i social ci hanno aiutato a tenere in piedi la comunità lo stesso, Certo. anche a distanza, a spronarci a fare qualcosa, perché comunque non giocando più, non avendo la possibilità di incontrarci, insomma si perde un po', no? Sì. La grinta, Certo. e invece i social hanno aiutato a tenere tutto subito Vero, vivo. vero, vero. Infatti poi i vlog e i social sono cresciuti, quindi meno male che hanno tenuto su e poi è stato i negozi vedo che sono pieni, quindi la gente è tornata, no? Bene, io ho una domanda importantissima per te. Mi raccomando, Ho paura. Conosci gli Space Marine? Ovvio che conosco gli Space Marine, ma non li gioco però. Però li conosci. Io sono dalla parte cattivissima. Esistono le donne che conoscono e amano magari gli Space Marine, in questo caso del caos, neanche. Sì, neanche in realtà. neanche. In realtà io sono proprio. Sì, sono per la Deckard, Però le, proprio pura. però le conosci per ammazzarli, Per ma li ammazzarli, conosci. sì, sì, assolutamente. L'importante era quello, perché i ragazzi hanno visto, tipo una trentina di ragazze che ho intervistato, non ce n'è una che conosce. Non conoscete gli Space. E invece abbiamo le donne che conoscono gli Space Marine, ragazzi. Poche, Bene, ma io ti ci ringrazio. L'ultima cosa, se vuoi dire come fare a raggiungerti su Instagram, così Cercate Follow the Black Sheep, eccolo qua. seguite la pecora nera, siate ribelli. Ciao. Ciao.